Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche per amore e passioni per il secondo semestre del 2025. Abbiamo la morte, periodo di trasformazione, ragazzi, questa seconda metà dell'anno. Quando c'è la morte si parla di lasciarsi indietro certe abitudini, certe situazioni, piuttosto che certe attitudini, comportamenti o addirittura relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link alla nuova pagina web dove trovate tutti i servizi che offro e il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione trovate il link alla promozione di giugno, c'è la lettura semestrale questa volta, in promo. C'è il link al workshop di inizio luglio sulla stesa Identikit. Ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Insomma, ragazzi, c'è di tutto un po'. Aprite la tendina, curiosate un attimo e sono sicura che troverete qualche cosa che vi interessa. Andiamo a vedere le energie per il leone. Allora, partiamo da un fante di pentacoli, un 3 di bastoni, un 9 di bastoni, un 10 di pentacoli, un 5 di spade, la torre che mi risuona con la morte è un matto, quindi alla fine è come se ci fosse una trasformazione con una rottura dei vecchi schemi e un nuovo inizio. Andiamo a vedere carta per carta, poi dopo farò i vari esempi per i single, le persone che sono in coppia, la famiglia, i figli e via dicendo. Allora, partiamo da questo fante di pentacoli, abbiamo un cavaliere di bastoni, e una regina di coppe. In realtà c'è come un'energia che inizia con questo fante. Può essere una conoscenza o qualche tipo di viaggio, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Asso di spade e fante di bastoni, quindi un inizio, ragazzi. Di solito l'asso di spade è una nuova comunicazione, una verità che viene a galla, e il 3 di bastoni ci parla di progetti. In realtà è una carta che parla proprio di espansione ed è come se ci fosse questa nuova verità che può venire a galla, questa presa di consapevolezza, questo nuovo ordine mentale inerente il come procedere, mi viene da dire quasi l'obiettivo. Andiamo a vedere il 9 di bastoni perché è una carta che comunque mi parla di certe queste sono troppe, di certe paure, di certe barriere. Abbiamo un 6 di spade, le barriere qui potrebbero essere le credenze limitanti, effettivamente. Mago, giustizia e eremita. Wow, 3 arcani maggiori. Potrebbero esserci delle, diciamo, questioni da regolarizzare, secondo me, ma per protezione. Cioè, il 9 di bastoni è una carta che invita a proteggervi, invita a creare come delle barriere tra voi e gli altri o
diciamo, creare la vostra zona sicura. Potrebbe essere necessario farlo attraverso la legge, vi dirò perché comunque c'è la carta della giustizia, o semplicemente con la vostra testa, con il vostro giudizio del giusto o sbagliato, perché comunque abbiamo un mago e un eremita, sono due carte fortemente indipendenti, hanno un'energia maschile e parlano proprio di qualcuno che mm, sa che cosa è giusto fare perché ha già maturato un'esperienza. Vi dirò, il 6 di spade, parlando comunque di credenze limitanti, potrebbe, ehm, come vi posso spiegare? Annebbiare un pochettino la capacità di giudizio, ok? L'eremita qua vi invita proprio a cercare la vostra vera verità. Cioè, quando siete con voi stessi e non avete paura di deludere nessuno, parlatevi chiaro, siate onesti il più possibile. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Regina di spade, diavolo e 2 di spade. Potreste avvertire la sensazione tra questo eremita e questo 10 di pentacoli al contrario di non far parte di nessun gruppo, di sentirvi magari un po' esclusi, un pochettino isolati. Mi viene da dire, vedendo questo diavolo, anche un pochettino soffocati da un certo tipo di realtà, mi viene da dire. Qui avete 6 di spade, qui avete il 5 di spade, i dubbi. È come se doveste mm, pulire la vostra capacità di giudizio. Andiamo a vedere il 5 di spade. Re di bastoni, 2 di pentacoli, 9 di spade, matto e amanti. Il 5 di spade è una carta che parla di lotte egoiche e qui abbiamo comunque anche il diavolo. Niente ragazzi, ho la sensazione che sarete proprio in protezione. Qualcuno isolato. E questo non vuol dire che siate single, potete sentirvi isolati o cercare di isolarvi anche all'interno di una famiglia numerosa piuttosto che di una relazione, eh. Però abbiamo anche un matto al contrario, io ho come la sensazione che dobbiate rielaborare la fiducia nei confronti del mondo. Però andiamo a vedere questa torre perché è la carta che ci parla della rottura degli schemi, della rottura di certe convinzioni, se vogliamo, di certe realtà, di qualche cosa che fino ad adesso è stato stabile e che da adesso in avanti poi non lo sarà più. Vediamo cosa si distrugge, cosa si modifica. Un'altra volta la torre. 8 di bastoni, torre, 2 di bastoni e 9 di coppe. Datemi un'altra carta per la torre. 3 di bastoni. C'è voglia di andare avanti, c'è voglia di togliere queste costrizioni di cui ci parla il diavolo, c'è voglia di tagliare con il vecchio, secondo me. Ma infatti qui abbiamo comunque la carta del matto che adesso andiamo a vedere perché è una carta di nuovi inizi. La forza è un re di coppe. Vi dirò, c'è come una trasformazione, un cambio nel periodo. Si lasciano indietro certe credenze limitanti, certe lotte egoiche. Qui ha a che vedere con appartengo ad un gruppo o non appartengo ad un gruppo, mi sento parte di questo gruppo oppure no. Può essere un gruppo familiare, può essere un gruppo di amici. Andiamo a vedere un attimino settore per settore. Allora, partiamo dai single. Allora, io sento ragazzi che potrebbe effettivamente avvicinarsi qualcuno
e effettivamente quel matto alla fine del percorso mi può parlare di una nuova avventura che inizia, come se qualcuno prendesse il coraggio a quattro mani con la carta della forza e si buttasse un pochettino, no? Buttandosi giù tutto quello che si è imparato fino ad adesso, inerenti magari alla relazione, l'amore, cosa devo fare io perché l'altro mi accetti o cosa devo fare io per essere amato o amata. Sono un po' quelle le credenze che vanno buttate giù, no? Però vedo una buona prospettiva per una nuova relazione, effettivamente. È come uscire un po' da uno schema stagnante, se vogliamo. E quindi ci potrebbe proprio essere una dichiarazione da parte di qualcuno. Potrebbe anche essere attraverso un viaggio, cioè come se ci fosse un progetto, un viaggio, come uno spostamento da dover effettuare, questa persona si dichiarasse in questo momento. Nel caso siate in coppia, devo dire che ragazzi ci saranno come dei nuovi progetti, delle nuove passioni, qualche cosa di nuovo, è come se dei temi vecchi anche qui venissero comunque lasciati indietro, venissero abbandonati per proiettarsi verso il futuro, per quasi quasi potrebbe anche essere il progettare qualche cosa insieme. Se siete di quelle persone che hanno una relazione un po' particolare o clandestina, allora devo dire che con questa torre, ragazzi, credo che si romperanno un po' gli schemi. Questo non vuol dire necessariamente che finisca la relazione, perché poi abbiamo un matto che ci parla di qualcosa come di nuovo, di più entusiasta. Ehm, Se vi state aspettando che l'altra persona si dichiari con l'amore, no, non lo vedo arrivare. Ve lo dico sinceramente, non... probabilmente più un'attrazione da un punto di vista magari mentale o fisico. Però se vi state aspettando che, cioè se state aspettando che l'altra persona si innamori, io nei prossimi 6 mesi sinceramente per adesso non lo vedo. Poi vi ripeto, incastrate anche l'ascendente e il segno lunare, così riuscite a fare una lettura il più personale possibile. Se parliamo di famiglia, e qui intendo sia la famiglia di origine sia la famiglia che avete creato, vi dico che ci saranno come dei nuovi equilibri da prendere, come da conoscersi nuovamente. Giustamente, avete la carta della morte. Se qualcuno di voi cambia e lascia indietro certi atteggiamenti, è come se è come se rinascesse, no? Come se fosse una persona nuova. Di conseguenza, tutte le persone che vi sono intorno è come se dovessero reimparare a conoscervi, ecco. Per quello che riguarda i figli, se ne avete, o i progetti di coppia in questo caso sarebbero, sinceramente vedo come un tentativo di avanzamento, un tentativo di progettualità, ehm, però è come se foste frenati, come se foste ancora, se fosse un argomento, il figlio, piuttosto che il progetto, dove siete frenati. Se avete figli grandi, vi dico che potrebbero iniziare un loro percorso e voi avere qualche timore, magari perché conoscete il figlio, sapete, o la figlia, sapete quali sono i suoi punti deboli, avete paura che succeda qualcosa, cose per lo stile, quindi tendete un pochettino a mantenere i figli nel nido. Però a parte questo, che è un atteggiamento che comunque poi andrete a rompere, andrete a trasformare con la carta della morte, a parte questo devo dire che non è un mal periodo, con i figli c'è come una buona relazione, una buona comunicazione, insomma non lo sento male. Vi ricrederete su qualche idea, cioè se avete per esempio l'idea che il figlio o la figlia non sia abbastanza responsabile durante il prossimo semestre vi ricrederete. Per quello che riguarda, diciamo, le persone che vi sono intorno, quindi gli amici, i colleghi, se vogliamo, ecco, forse anche qui
l'idea di famiglia, di gruppo, di collaborazione, di amicizia o di come si devono comportare due colleghi, anche qui l'idea cambia, ragazzi. È come se vi si trasformasse un pochettino la testa, sento. Più che la parte emotiva è il modo di pensare che andrà cambiando e che farà sì che tutto il resto gli andrà poi dietro, cambierà tutto poi di conseguenza. Sento che è come se avessi bisogno di aspirare a di più. Devo dirvi anche che sarete abbastanza proiettati nel futuro, anche se in questo momento state vivendo una fase di cambio, o meglio, nel prossimo semestre vivrete questa fase di cambio, di taglio del superfluo. Avete anche la giustizia, vi ricordo che sì, la giustizia è la spada, ma è perché taglia nei piatti della bilancia quello che pesa di più proprio per ricreare un equilibrio. E non vi nego che con la carta della torre due volte, ragazzi, ci potrebbe essere effettivamente una brusca caduta dei giochi. Di solito è quando casca l'ego e qui abbiamo l'ego con la carta del diavolo. È come se consapevolizzaste che dovete cambiare un vostro modo di pensare, di comportarvi, di agire per riuscire ad ottenere quello che vorrete, per riuscire ad entrare in questo nuovo inizio di cui ci parla il matto. Il matto è sempre questo spirito avventuriero, qui abbiamo la forza, mi parla proprio del coraggio di iniziare qualcosa di nuovo. Può essere un'avventura, può essere un progetto. Se siete già in coppia, potrebbe essere proprio il figlio, il matto, che avete anche qui. È proprio una carta associata ai bambini, al bambino interiore in realtà. Ok, penso di aver detto tutto. Diciamo che questa trasformazione a livello mentale vi porterà a muovervi molto velocemente. Uscirete dalla pigrizia, cioè nel momento in cui vi arriverà questa torre sarà come un turbinio di energie. Mm? Va bene, andiamo a vedere un angelo del cuore. Lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Qui ragazzi non si tratta di lasciarlo fisicamente, quindi magari non lo so, ritirare tutte le cose che vi ha regalato, piuttosto che far sparire ogni tipo di traccia da casa vostra di questo ex. Se non volete buttarle, potete metterle in cantina, in un posto più in alto, indietro e in fondo possibile. Però si tratta proprio di tagliare il cordone ombelicale a livello energetico. Sapete che quando si frequenta qualcuno, ma anche fosse un collega di lavoro, non è che bisogna per forza essere intimi, e i due campi energetici si intersecano. Vi ricordo che il campo aurico si estende 3 metri sopra, 3 metri sotto, 3 metri ai lati e 3 metri davanti e dietro. Quindi quando i campi energetici, il campo aurico nostro si fonde con quello di un'altra persona per un certo periodo, quindi anche i colleghi di lavoro valgono perché si passa insieme a loro 8 ore al giorno, si creano come dei fili sottili a livello energetico e quando c'è una relazione d'amore, o meglio, quando ci si incastra a livello sessuale, se ne creano altri ancora e sono proprio questi fili energetici, okay, che bisogna tagliare, che bisogna rompere. Ci sono vari modi di farlo, però per far entrare il nuovo è necessario tagliare col vecchio, ok? E qui parla proprio di quello, secondo me. E poi abbiamo anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Fatemi vedere un po'. Allora, qui abbiamo gli amanti, la giustizia e basta. È un 2 di pentacoli. Bueno, non so per quanti possa risuonare questa anima gemella. Ehm,
anche perché io ho una mia idea sulle anime gemelle, ragazzi. Le anime gemelle sono ehm, anime che abbiamo già incontrato in un'altra vita, con le quali abbiamo già costruito qualcosa in un'altra vita e con le quali costruiamo qualche cosa anche in questa vita. Cioè, nel senso, l'anima gemella è una anima che è venuta qui per farci crescere, non dico senza problemi, però senza sofferenza. Il dolore ci può essere, non c'è la sofferenza, che sono due cose diverse, ok? Mentre le anime karmiche normalmente sono anime con le quali abbiamo situazioni in sospeso da dover risolvere, però le riconosciamo perché sono quelle relazioni che ci fanno soffrire, ok? Andiamo a vedere qualche altro oracolo. Ragazzi, pare proprio che questo nuovo inizio di questa conoscenza possa effettivamente essere, ci vuole prima una pulizia del proprio ex, però è come se ci fosse la possibilità effettivamente di una nuova unione. Qui parla di un amore, di connessione di anime e mi riporta un po' questa anima gemella. Fatemi vedere una cosa. Ragazzi, guardate, ho la sensazione che inizialmente questa persona potrebbe non sembrare tutto quel granché. Cioè, potrebbe sembrare una persona un po' egoica, un po' piena di sé, come i leoni, come voi, ok? Che siete così eccentrici, però poi alla fine avete un cuore grande, questa è proprio la vostra carta, no? La carta del coraggio e dell'apertura d'animo. Ok, è come se questa relazione che potrebbe apparentemente tendere al tossico, in realtà fosse la relazione giusta per farvi trasformare in qualche cosa di, mi viene da dire eterno, perché qui vedo proprio amore eterno, matrimonio, questa carta parla proprio anche di matrimonio, come di promessa eterna, ok? Quindi potrebbe anche essere il matrimonio in un'altra vita e non necessariamente in questa. Va bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo. La gioia è l'ultimo creatore, il creatore finale sarebbe. E perché quando si lavora con la legge di attrazione o con la legge di manifestazione, parliamo di quella di attrazione, è come se io visualizzo quello che voglio, però poi per renderlo effettivo, per effettivamente attirare quello che voglio, devo sentire come questa gioia, questa emozione, come se avessi già ottenuto quello che io voglio. Ed è come se fosse il componente mancante per effettivamente creare la realtà. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. È comunque un buon periodo, si prospetta qualche cosa di nuovo. Sì, c'è qualche aggiustamento in corso, ma fa parte del processo, quindi niente di preoccupante. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere. Scrivetemi commenti che a me piace sempre leggerli. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funzionano le credenze limitanti, come funziona il lavoro. Diversamente la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze divise per settore, chiaramente è un lavoro un po' più generico rispetto a quello che faccio a tu per tu, però è già un buon lavoro. Inoltre in quella sezione trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per sciogliere i blocchi energetici, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nella playlist con le copertine lilla. Se non vedete il tasto abbonati, ragazzi, è perché avete un iPhone, quindi dovete accedere da un altro apparecchio.
Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!